Oggi parliamo di questa macchina fotografica digitale, che in realtà sembra analogica, sembra molto retro, costa davvero poco e fa foto tutto sommato decenti. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi parliamo di questa macchinetta fotografica che è una Camp Snap. L'ho comprata perché ho visto la pubblicità su Instagram, e Instagram conosce bene i miei gusti in fatto di strumenti audio, video e quant'altro, e quindi mi ha suggerito questa macchinetta fotografica. E l'ho comprata in America, perché il sito che la vende è americano, ci ha messo una quindicina di giorni per arrivarmi, ho fatto tutto il giro dall'Olanda ed è arrivata in Italia, e l'ho testata per un giorno intero, sono andato in giro a far foto a qualsiasi cosa e adesso ti racconto la mia opinione. Iniziamo a parlare dell'estetica di questa macchina fotografica. Che dirti? È bellissima. Sembra, hai presente quelle macchinette fotografiche molto retro? Quelle, per capirci, usa e getta. In realtà questa qui è una macchinetta fotografica digitale. Perché? Perché ha una scheda di memoria SD che già è compresa con la macchina fotografica, una scheda di memoria 4 GB. E so che cosa stai pensando. Caspita, 4 GB, ormai esistono le schede a 128. 4 GB è perfetto. Perché? Perché questa macchina fotografica è da 8 megapixel. Quindi in 4 GB ci metti il mondo e forse anche un altro. Adesso tu potrai dire, solo 8 megapixel, mamma mia che schifo. No, 8 megapixel funzionano benissimo, cioè noi purtroppo il marketing, e io vengo dal mondo del marketing perché mi occupo di consulenza in quell'ambito, ci ha detto che più megapixel abbiamo, più la macchina fotografica è figa. Non è assolutamente così. Ok, raggiunto un certo numero di megapixel, come ad esempio 8, ma perché si vuol dare un look retro, ma nel momento in cui ne abbiamo 16, 20 al massimo, va benissimo, di più non ci serve, non dobbiamo fare manifesti pubblicitari in strada, hai presente i 6x3, dobbiamo fare delle foto che nella maggior parte dei casi pubblicheremo su Instagram. Quindi più di un tot di megapixel non ci serve, quindi che tu hai la macchina fotografica da 1 miliardo di megapixel, non è niente, dipende dal sensore, dipende dagli obiettivi, dipende da 1000 altri fattori. Ok, quindi sfatiamo questo mito che più megapixel ci sono, migliore è la qualità della macchina fotografica. Non è assolutamente così. Quindi, questa macchina fotografica, io l'ho presa gialla, esiste di altri colori. Come puoi vedere ha un obiettivo che è veramente molto piccolo. Diciamo che dovrebbe essere un 35-40 mm. Ok, ha un'apertura di 3.2, quindi non è la cosa più luminosa del mondo, ma in questo video ti farò vedere una serie di immagini che ho scattato e ti faccio vedere come all'aperto si comporta benissimo. 3.2 all'aperto è perfetto. Al chiuso ti faccio vedere una foto che ho fatto in una situazione non buia, ma ero sotto un porticato e si vede che la foto è abbastanza... si vede la grana della foto, quindi c'è molto rumore, si dice tecnicamente. Bene, che cosa abbiamo? Abbiamo un flash che in realtà è un LED, quindi meraviglioso, e la figata atomica di questa macchina fotografica è che non ha lo schermo. E come faccio a vedere le foto? Non le vedi. So che adesso stai dicendo, ma Ale, ma che cavolo stai dicendo? Che stai dicendo, Willis? Non le vedi. Perché? Perché non c'è bisogno di vederle mentre le scatti. Questa qui è una macchina fotografica Camp Snap, è pensata per quei bambini americani che nel periodo estivo vanno a fare camping, vanno in campeggio, vanno in quei campi estivi. E appunto queste macchinette fotografiche qui sono perfette per loro perché devono immortalare i loro momenti con gli amici.
Ecco, da questa filosofia prende spunto questa macchinetta fotografica che ti permette di rallentare in fotografia, cioè puoi scattare miliardi di foto dietro a un counter, adesso non lo vedi? Aspetta, accendiamo. Ok, hai sentito bip bip perché si è accesa e ha un counter. Io ho fatto in questo momento, non so se lo riesci a vedere, ma 37 foto. Sono quelle che ho fatto ieri. Nel pannello posteriore, che cosa abbiamo? Abbiamo il flash, questo LED qui che si può spegnere, come ho fatto io adesso, mettere in automatico o tenere sempre attivo. Io ti consiglio di non usarlo mai il flash, quindi di lasciarlo in posizione off sempre. Nella parte bassa abbiamo la scheda di memoria e abbiamo la connessione USB-C. Ok? E le foto le fai guardando attraverso questo piccolissimo mirino come le macchine fotografiche di un tempo e questo, che adesso è illuminato di verde, è il tastino per scattare la foto. Tutto qua, stop. La messa a fuoco è tutto automatico, gli ISO sono automatici, l'apertura è automatica, la messa a fuoco è automatica, il tempo di scatto è automatico, tutto. Non devi fare niente, devi semplicemente guardare un soggetto bello, che può essere una persona, un panorama, quello che vuoi, e tic, scatti. L'unica cosa che ti dico, aspetta, spegniamola, siccome questa macchina fotografica ha un leggero ritardo tra quando clicchi e quando fa il rumore, perché non è veramente il rumore della pellicola ovviamente, ma il suono digitale, c'è un secondo forse meno, quindi ti consiglio quando fai la foto, questo è veramente importante, quando fai la foto resta fermo fin quando non senti il rumore, perché tu senti click e poi in quel caso hai fatto la foto, ok? Quindi se tu scatti e ti muovi la foto verrà mossa. A proposito di fotomosse, con questa macchinetta fotografica qui è davvero difficile fare fotomosse, certo non è impossibile, ma è davvero difficile perché i tempi di posa sono abbastanza veloci, ok? Quindi è veramente difficile che ti venga sfocata una foto. E se anche fosse, ma chi se ne frega, è il bello della fotografia. Adesso ti faccio vedere delle foto in modo che ti racconto effettivamente la qualità, ti faccio vedere la qualità delle foto e ti faccio vedere la foto così come è stata scattata dalla macchina fotografica, ma anche come l'ho editata io.
Che ne pensi? Ti piacciono queste foto? Ovviamente post-prodotte, se ti piace quel look lì, ovviamente, perché poi in fase di post-produzione le puoi post-produrre come ti pare, in base allo stile fotografico, al mood che ti piace di più. Quello è lo stile, diciamo, che piace di più a me. A proposito di stili, questa macchinetta fotografica ha una caratteristica: quando la connetti USB-C al computer, puoi caricare 3 preset che puoi scaricare gratuitamente dal sito di CampSnap, e sono 3 preset. Uno è quello lì normale, quindi fotografie normali, l'altro è un look retro, quindi vintage, direttamente in camera, e l'altro è black and white, bianco e nero, direttamente in camera. Quindi tu puoi caricarti questo preset, ci vogliono 3 secondi a farlo, devi connettere al computer e mettere nella cartella del drive il preset, e puoi fare tutte foto in bianco e nero, tutte foto retro. L'unico svantaggio è che puoi caricare un preset alla volta, perché vedi, non ha display, non puoi scegliere. Quindi, non so, vuoi andare fuori e in strada a fare delle foto in bianco e nero, ti carichi il preset bianco e nero e ti fai le foto. Quando ritorni a casa e scarichi le foto sul computer, se ti va di cambiare il preset perché magari il giorno dopo vuoi fare delle foto retro, ecco, utilizzi quello. Oppure, come faccio io, scatto in modalità normale e in post-produzione mi aggiungo, come hai visto, un preset retro oppure un altro tipo di preset. Secondo me è la soluzione migliore. Ti consiglio questa macchina fotografica? Dipende. Se come me sei una persona che ultimamente, non so se hai visto alcune mie live, alcuni miei video dove sto parlando della fotografia, è un misto tra fotografia analogica e fotografia digitale, perché ho una macchina fotografica digitale di 15 anni fa, 12-13 anni fa, con obiettivi manuali. Mi piace quel tipo di foto dove veramente sei tu a fare la foto, non è la macchina a fare la foto. Quindi mi piace quel tipo di foto dove so che alcune foto possono venire imperfette, alcune foto possono venire mosse. Siccome utilizzo obiettivi retro molto vecchi, hanno delle imperfezioni che dal mio punto di vista rendono le foto originali e meravigliose, per me, ovviamente. Quindi se ti piace rallentare, se non sei una persona che vuole impazzire con le fotografie, questa macchina fotografia qui sicuramente te la consiglio. Io tra l'altro da un paio di mesi a questa parte ho deciso di non scattare più con il mio telefono non lo userò più per fare foto, ma voglio rallentare, voglio fare poche foto ma buone. Ecco, in questo caso ne puoi fare miliardi di foto, ma ti assicuro che è veramente divertente. Io l'ho comprata per me, ma penso che la darò a mio figlio e lo farò divertire, perché io ho veramente miliardi di macchine fotografiche che sicuramente lavorano meglio di questa, però questa costa $60. L'ultimo consiglio, poi veramente ti lascio, è questo: se vuoi comprarla, io ti lascio il link in descrizione, aspetta però che le spese di spedizione siano gratuite, perché le spese di spedizione io l'ho pagate tipo $20, e su $60 di macchina fotografica, $20 di spese di spedizione sono tante. Però visto che, solita fortuna, che dopo che l'ho comprata io, qualche settimana dopo, hanno messo 1 o 2 giornate in cui le spese di spedizione erano gratuite. Quindi, siccome lo faranno ciclicamente, se vuoi comprarla, aspetta che ci siano le spese di spedizione gratuite, così paghi solo $60. Voglio dirti ancora una cosa prima di lasciarti. Questa macchina fotografica la puoi moddare. Che vuol dire moddare? Puoi fare modding, ovvero delle modifiche. Una tra tutte è questa, ovvero, guarda un po', ok? Fighissima, vero? Adesso è molto più bella esteticamente. Allora, che cosa ho fatto? Semplicemente aggiunto, ma questo te lo racconto poi in un altro video, perché sennò questo video diventa lunghissimo, un adattatore, un riduttore per lenti, e gli ho messo un filtro per ridurre la quantità di luce solare diretta che entra nella macchina fotografica. Ma puoi aggiungere qualunque tipo di filtro, ma di questo, se ti interessa, commenta e fammelo sapere, te ne parlo in un altro video, ok? Per adesso è tutto, aspetto i tuoi commenti, le tue domande, curiosità, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Allora, te ne parlerò in un altro video. In questo momento io ho montato, ma perché ho